Un saluto da Cronboy e benvenuti a Maggio in Gioco, appuntamento mensile nel quale vedremo 10 giochi di strategia o simulazione in uscita che hanno attirato la mia attenzione. Andiamo verso l'estate e i grossi giochi sono alle nostre spalle, quindi questo mese è di nuovo dominio degli indie, a parte un titolo annuale. Ecco i giochi che ho scelto. Cominciamo il 2 maggio con Surviving Ceres, un survival chiaramente ispirato a Surviving Mars. Questo gioco, rispetto al titolo ispiratore, ha una grafica molto meno dettagliata, che probabilmente farà felici i giocatori con un PC meno potenti. Surviving Ceres è sviluppato da Ryan Saunders, già autore di Game Dev Master, che ha l'83% di recensioni positive su Steam. Il 6 maggio uscirà Airfleet, manageriale minimale nel quale dovremo gestire una compagnia aerea collegando le varie città e gestendo la ricerca che sblocca nuovi aerei e naturalmente nuove funzioni. Rispetto ad altri titoli simili, questo sembra essere meno rifinito e meno rapido nel gameplay. Sviluppato da Riverway Studios, già autori di Pickup Point Simulator. Il 13 maggio uscirà The Precinct, atteso gioco a tema poliziesco nel quale dovremo ripulire dai criminali una immaginaria città degli anni 80. La struttura sandbox del gioco dovrebbe garantire parecchia rigiocabilità, anche se questo gioco non è propriamente un simulatore di polizia. The Precinct è sviluppato da Fallen Tree Games, già autori di American Fugitive, che ha il 76% di recensioni positive su Steam. Il 15 maggio uscirà Blacksmith Master, un simulatore di fabbro medievale. In questo gioco dovremo gestire la nostra fucina, assumere dipendenti e produrre vari tipi di oggetti, non solo di metallo. Il gioco ha una serie di minigiochi per le varie attività di lavorazione e in generale ha un buon loop di gioco. Blacksmith Master è sviluppato da United Studio, già autori di Tavern Master, che ha bene il 92% di recensioni positive su Steam. Questo gioco sarà disponibile in italiano. Il 19 maggio uscirà Nine Kings, una sorta di tower defense simile a Thronefall, basato però su una scacchiera e con un loop di gioco molto rapido composto da posizionamento e battaglia. Nine Kings è sviluppato da Set Socket, già autori di Relic Dudes, che ha l'88% di recensioni positive su Steam. Il 20 maggio con Roadcraft saremo a capo di un'azienda di costruzioni e dovremo ricostruire una regione che ha subito una devastante inondazione. Potremo utilizzare una serie di veicoli e macchinari in prima persona e gestire il personale. L'approccio dovrebbe essere di tipo open world ed è importante anche la gestione delle risorse e c'è anche un multiplayer cooperativo fino a 4 persone. Questo gioco è sviluppato da Saber Entertainment, che già conosciamo per SnowRunner, che ha il 90% di recensioni positive su Steam. Questo gioco sarà sottotitolato in italiano. Il 21 maggio andiamo in Giappone con JDM Japan Drift Master, gioco d'auto basato sul drifting che ci immerge in una immaginaria città giapponese in un open world con centinaia di chilometri di strade. Completa il gioco la possibilità di elaborare le automobili che sono modelli reali su licenza.
Japanese Drift Master è sviluppato da Gaming Factory e sarà sottotitolato in italiano. Sempre il 21 maggio uscirà Bonaparte a Mechanized Revolution, che reimmagina la rivoluzione francese con i robottoni. Il gioco ha 2 piani, uno strategico nel quale muoviamo le nostre unità sulla cartina della Francia, produciamo risorse e controlliamo l'avanzamento della rivoluzione attraverso il sostegno alle varie fazioni, e un secondo livello che è quello tattico a turni, dove ci troviamo a combattere utilizzando le unità di fanteria, cavalleria e artiglieria ed un singolo robottone. Bonaparte a Mechanized Revolution è il titolo di esordio per Studio Imugi e verrà rilasciato in Early Access. Il 22 maggio uscirà in accesso anticipato King of Retail 2, gioco nel quale dovremo costruire uno supermercato, o una catena di supermercati in realtà. Gli sviluppatori mi hanno già fornito un'anteprima di questo titolo che vedremo quindi nelle prossime settimane, probabilmente con un proviamo e poi casomai con una serie dopo il rilascio. King of Retail 2 è sviluppato da Freaking Games, autori dell'originale King of Retail, che ha l'88% di recensioni positive su Steam. Questo gioco è tradotto in italiano. E concludiamo il mese il 30 maggio con Formula One 25, classico titolo annuale di Codemaster. Il titolo dello scorso anno aveva raggiunto il 74% di recensioni positive su Steam, che non è neanche un brutto punteggio per questo tipo di giochi annuali a prezzo pieno. E a proposito di prezzi, questo gioco sarà disponibile in 2 edizioni, la standard da 60 euro e la Iconic Edition da 80 euro, che dà l'accesso al gioco già dal 27 maggio. Anche quest'anno Formula One 25 sarà doppiato in italiano. Un gioco non è uscito nel mese di aprile, tra quelli che avevamo visto nello scorso episodio, ed è Crisis in the Kremlin The Cold War, ed è stato rimandato al 26 maggio del 2025. Diamo ora un'occhiata alla lista infinita dei giochi usciti ad aprile che non hanno raggiunto le 100 recensioni. Partiamo da Alchon The Last City, quindi Flight Catastrophe, quindi Cop Beach, Armored Brigade 2. Questo un po' mi ha stupito, ma penso sia dovuto al fatto che il gioco è stato venduto fuori da Steam, e penso che chi ha comprato il gioco fuori da Steam ha ricevuto una chiave su Steam, ma quelle chiavi non sono naturalmente tra le chiavi che... Allora, le valutazioni di Steam sono quelle che vanno a definire il punteggio, sono solo i giochi, le copie vendute direttamente da Steam, non sono gli accessi da chiave, per ovvie ragioni, perché qualunque gioco altrimenti potrebbe distribuire chiavi a chiunque, farsi dare recensioni positive e alterare il risultato. Naturalmente è un gioco che che spinge Steam come mercato principale, ma quindi, riassumendo, non entriamo troppo nel discorso in questo istante. Armored Brigade 2 potrebbe essere sotto le 100 recensioni per il fatto di aver venduto molte copie fuori da Steam prima dell'attivazione, però comunque mi stupisce perché questo gioco aveva dietro un buon publisher. Adesso non mi ricordo se era Hooded Horse, forse dovrei andare a controllare, o Slytherin, mi sembra Slytherin, uno dei due di quelli che sta facendo grandi cose nella strategia e la simulazione. E no, non è
arrivato alle 100 recensioni. Va bene, andiamo avanti. Badlands Crew, Descent on Mars, Falklands, Battlefield Commander World War II, Tactics Unlimited. Di questo gioco ho una chiave, ringrazio gli sviluppatori. Questo gioco vorrebbe essere una sorta di clone di Football Tactics and Glory, rilasciato in Early Access appunto nel mese di aprile, ma allo stato attuale il gioco non è per me ancora proprio presentabile, diciamo così. Nella prima versione che hanno lanciato non aveva neanche l'IA degli avversari, quindi non ho ancora optato per fare un proviamo. Aspetto che migliori un po'. Mythic Battleground, Demonic Siege, Milord, River Towns. Di questo abbiamo un proviamo, gioco che ho trovato effettivamente molto divertente. È una sorta di city builder su griglia, diciamo è un puzzle con i pezzi stile Tetris, con un po' di altre cose in più che potete vedere nel mio proviamo, nel quale provo sostanzialmente i primi 9-10 livelli. Vault of Power, Private Military Manager, Tactical Auto Battler, Icaria, Kingdom Stack, Russian Village Simulator on Mars. I titoli mi fanno veramente spaccare. Great Power, anche di questo trovate un proviamo sul canale. Gioco molto ambizioso nel cercare di rifare Imperialism 2 e Imperialism anche. Ha grossi problemi di interfaccia grafica. Penso che le meccaniche di gioco siano dietro, anche se non ho giocato una partita completa, perché veramente l'interfaccia non è assolutamente al livello in cui uno ci passerebbe veramente le ore, anche se in realtà sto vedendo molti commenti positivi sulla pagina di gente che effettivamente voleva un remake di Imperialism. Io purtroppo non riesco ad andare oltre l'interfaccia, soprattutto le traduzioni. Voglio dargli un po' di tempo a vedere se riescono a sistemare un po' di cose, proprio quality of life, per rendere il gioco diciamo piacevole. Stellar Outpost Commander, Axis High Profits, altro gioco che ho provato sul canale, e questa è sostanzialmente una sorta di remake di Patrician, ma con mappa generata casualmente. È molto carino per quello che l'ho provato, e non so se volete vedermi provare una campagna completa. Nel video ho provato sostanzialmente il tutorial, magari scrivetemelo nei commenti. Lo sviluppatore ha rilasciato, prima di andare in una piccola vacanza in questo periodo effettivamente di vacanza, ha rilasciato una mappa con proprio la Lega Anseatica, quindi si può rigiocare proprio il massimo di Patrician. Intanto sono già andato alla slide successiva che è Counter Clash, e poi a Merchant Promise, Short Snow, un survival invernale, Scarecrow Tactics, Hyper Empire, Storage Guys, Shopping Mall Manager Simulator, Food Park Manager. Di questo anche di questo trovate un proviamo. Ho provato la demo ed è un gioco abbastanza carino. Forse l'ambito del vendere cibo in un parco è un po' troppo limitato per un gioco, o forse vabbè, e alla fin fine purtroppo un sacco di giochi non arrivano alle 100 recensioni, e quello che è quello che è. Remote Reaper FPV Drone, poi Octil Ski Tycoon,
Flames in Modern Europe, Xenobreakers Classic Tower Defense, Multi-Champion Futsal. Il futsal, per quanto ho capito, è il calcio a 5 o è il calcio a 7, adesso non mi ricordo. Market Street Tycoon Simulator è l'ultimo gioco della nostra lista per oggi di quelli che non hanno raggiunto le 100 recensioni. Ed è altrettanto lunga la lista dei migliori giochi del mese, che parte ben da un 28° posto e da un 54% di recensioni positive per Viking Frontier Survival a tema vichingo, che penso abbia diversi bug. Io avevo provato la demo, ci ho litigato un po' con quella demo, effettivamente non era intuitiva neanche nella prima fase, ma non mi sembrava neanche così drammatico da avere un 54. 27° posto, 57% di recensioni positive per Warside. 26° posto, 65 positive per Wisdom Academy. 25° posizione, 67% positive, e qui un po' mi dispiace perché Kaiserpunk io un po' in questo gioco credevo potesse andare molto meglio, però molto spesso ci sono giochi con un po' di hype che quando escono hanno punteggi molto più bassi di giochi con molto meno hype. Adesso staremo a vedere se questo Kaiserpunk riuscirà a migliorare. 67% per me non è proprio il miglior risultato per un gioco. 25° posizione per il mese d'aprile, andiamo al 24° posto con 68 positive per Monaco 2, ha un altro bel sequel, e anche qua 68 non è il massimo per un gioco come Monaco. Per carità, io non ci ho mai giocato, penso, a Monaco 1, anche se ce l'ho, però era piaciuto. Forse è passato veramente troppo tempo tra Monaco e Monaco 2. Si dice sempre che si fanno troppi sequel inutili, magari qui è passato troppo tempo, non lo so, non sono andato a leggermi ancora le recensioni di Monaco 2. 23° posizione, 70 positive, un buon 7 out of 10, quindi Used Car Simulator è sempre 7 out of 10, 70 positive per il 22° posto, che è Football Live Simulator, di cui ho visto un po' di gameplay su altri canali e devo dire che è un gioco molto particolare. La cosa che si fa meno in quel gioco è giocare a calcio. È veramente un gioco dove si fa tutt'altro nella vita del calciatore, però buffo, strano, divertente, ma 7 out of 10 comunque. 21° posizione, qui mi spiace ancora di più, 72%, solo 72% positive per Hollywood Animal, che era un gioco che attendevo, che ho atteso effettivamente da quando è stata rilasciata la demo. Condivido più o meno quello che ho visto nelle recensioni, condivido le critiche, e avendo visto anche il gameplay della partita del gioco completo, uno dei grossi problemi è appunto che il gioco parte con questo tutorial che è lunghissimo, e sostanzialmente la prima parte del gioco, quando ricominci la campagna, è sui binari. Succedono sempre le stesse cose nello stesso ordine, ed è una cosa che ti ammazza la giocabilità in un gioco manageriale, cioè non è che può essere esattamente tutto uguale, è un manageriale. Per carità, stavo rigiocando The Movies, magari prima o poi lo porterò sul canale The Movies, stavo rigiocandolo e mi sono reso conto di quanto la prima fase, anche The Movies, sia assolutamente on rail per determinate cose, cioè però sono solo alcuni eventi e alcune cose di gameplay che effettivamente quando ricominci la partita sai che andranno sempre in quella direzione.
In Hollywood Animal sono molti eventi che vengono, anche molti attori sono sempre quelli, i film sono sempre quelli, le cose che succedono sono sempre quelle e non è il massimo della vita. Poi ci sono naturalmente tutta la questione bug e tutta la questione bilanciamento. Insomma, lasciamogli tempo di maturare, è un early access, sono convinto che possono arrivare a qualcosa di molto meglio di quello che hanno rilasciato e appena valuterò che il gioco possa essere a un buon punto porterò certamente una serie. Andiamo al 20° posto. Night is Coming, 72% positive. 19° posto, 73% positive per Pax Augusta, e questo è il nostro primo gioco che vediamo questo mese nel quale costruiamo una città romana. Dico che è il primo perché non è l'ultimo. 18° posto, 77% positive per Chains of Freedom. 17° posto, 81% positive per Burden of Command. Questo gioco diciamo che ha un'interfaccia discutibile, un'ambizione molto alta. Io la demo non sono riuscito a passarla, però sono contento di vedere che sia arrivato comunque a un 81% positive, perché vuol dire che ha trovato il suo pubblico. Il suo pubblico non sono probabilmente io, naturalmente. Gli esagonali non mi hanno mai fatto impazzire, questo tipo di esagonale con questo tipo di grafica ancora meno, ma sono contento appunto che abbia portato a casa un 81%. Non penso però di portarlo sul canale. 16° posizione per Sunset Motel, 81% di recensioni positive. Questo è un classico work simulator nel quale si flippa un motel, ovvero si prende una catapecchia per renderlo un hotel vivibile, come lo vedete benissimo da questo screenshot. Il prima è dopo la cura. 15° posizione, 82% positive per Inzoi, questo challenger per The Sims, e sembra vada bene. 82 è buono, soprattutto per un gioco ambizioso che cerca di competere con The Sims, che è per quanto abbastanza odiato da una serie di persone, perché ok, il tipo, il modo in cui è basato su una caterva di DLC successivi, fatto in tagliuzzato ogni volta, è effettivamente un problema, ed era un problema anche con le prime versioni di The Sims fino a The Sims 2. Io ho giocato in realtà solo a The Sims e The Sims 2. Dopo The Sims 2, di cui ho tutte le espansioni, oddio, non ho tutte le espansioni in realtà, ho tutte le espansioni principali, mi manca probabilmente quella Ikea e altre robe del genere, che no, probabilmente le ho, perché ho la Definitive Edition che a un certo punto è stata regalata a chi aveva The Sims 2 sull'EA Store. Vabbè, in ogni caso sono contento anche perché Inzoi sia arrivato a un 82%. È veramente un gioco ambizioso cercare di competere con The Sims, però ci vuole un live simulator core, diciamo, basato sul mondo reale, per quanto con un tocco di oriente come questo gioco qua. Magari prima o poi lasciamogli un po' di tempo nell'early access, perché da quello che leggo nelle recensioni per ora il gameplay è più che altro la fase creativa, la parte creativa. Lasciamogli un po' di tempo nell'early access, quando ci sarà anche la parte simulativa magari ci faremo una partita. 14° posizione, 88% positive per Outward Station. 13° posizione, 89% positive
E rendetevi conto, 13ª posizione, 89% positive su Steam. È tanto, prendere un 90 su Steam vuol dire che la gente ti viene indietro, anche fossero solo 100 recensioni. Giuro che non è facile rendere felici 90 persone su 100. Legend of Heroes 3 Kingdoms, 12ª posizione, sempre 89% positive per Tempest Rising. 11ª posizione, ancora un 89% per Supercar Collection Simulator. È un altro store simulator. Mi hanno stancato gli store simulator, non ne posso più, ne escono veramente troppi. 90% positive, siamo in top 10, siamo al 10° posto per l'Ashfoil Photography Sim. Ecco, invece i simulatori di fotografia, quelli ce ne sono pochi. Io ne sto seguendo anche un altro di cui mi sembra ho anche provato la demo, non so se l'ho portata sul canale, e ho provato anche in realtà la demo di l'Ashfoil, che non mi ha convinto per nulla, però anche per loro sono contento. Un buon 90% positive, e vuol dire che effettivamente la gente vuole un simulatore di fotografia fatto bene. Non mi ha convinto internamente giocando alla demo, perché diciamo la simulazione della fotocamera ricordava molto una Canon, aveva molte delle impostazioni base, ma non ho capito bene cosa diavolo dovessi fare nel gioco, cioè nel senso, che tipo di foto dovessi fare, cioè se voglio andare fuori a fotografare un bosco, ho una reflex, vado fuori, faccio le foto al bosco, scendo, c'ho un parco di fronte a casa mia, vado a fare le foto. È più o meno l'esperienza che mi dà questo gioco, per carità, con un mondo virtuale carinissimo, però ok, vabbè, non perdiamoci troppo tempo. 9ª posizione, 91% positive per Locomoto. 8ª posizione, 93% positive, Roman Triumph Survival City Builder. E come dicevo appunto, non era l'unico gioco romano Pax Augusta, questo invece è andato molto meglio, 93% positive, anche se a me la demo non ha convinto per nulla. Questo è un appunto survival city builder, nel senso che ti attaccano i mostroni delle epiche romane, tipo le idre e robe del genere. È un mezzo fantasy sostanzialmente, facciamo anche un fantasy completo in ambientazione romana. Non mi ha convinto comunque, per varie ragioni, ma sono contento per il loro 93%. 7° posto, 93% anche a loro per Sultan's Game, che è un gioco di carte con temi abbastanza adulti. Io avevo dato un'occhiata anche a questo gioco con la prospettiva di portarlo sul canale, ma le tematiche mi sembravano un po' troppo pesanti per adesso il tipo di video che faccio io. Ha anche diversi video con tematiche pesanti, per carità, abbiamo un gameplay in corso dove c'è il Ku Klux Klan, quindi le tematiche pesanti ci sono, però non lo so, non mi convinceva per farci dei video, ma come gioco probabilmente deve essere notevole per il suo 93% che ha ricevuto. 6° posto, Urban Jungle, 94% di recensioni positive. 5° posto, 94% di recensioni positive per World of Goo 2. E questo non ho capito da dove è uscito, perché io ho giocato a World of Goo, mi piace un sacco World of Goo, e non lo so, era uscito in Early Access prima e me l'ero perso, e adesso c'è stata la release completa. Poi è uscito totalmente dal nulla. Dal numero di recensioni penso sia uscito totalmente dal nulla, ma
veramente Shadow of Dropped di un sequel del genere mi sembra strano. In ogni caso 94% positive World of Goo 2, non escludo di portarlo tra un po' sul canale, lasciamogli naturalmente un po' di tempo. Penso che comunque, allora, guardando gli screenshot è veramente lo stesso gioco di World of Goo con un altro po' di livelli. Non mi sembra di aver visto un balzo in avanti, però World of Goo mi era piaciuto un sacco. Quarto posto, 97% positive per Avia Assembly, altro gioco nel quale si costruiscono aerei. Questi giochi sono sempre difficilissimi da fare funzionare decentemente, perché, come Kerbal Space Program ci insegna, gli aerei sono un inferno, soprattutto dati in mano ai giocatori. Questo sembrerebbe andare bene, 97% positive. Terzo posto, 98 positive, siamo quasi alla perfezione per Mudbourne Frog Management Sim. Secondo posto per Schedule One, ancora un 98% positive. E al primo posto abbiamo con un 99 veramente rasente alla perfezione per Gnomes. Nel mese di aprile un bel po' di giochi sono usciti dall'Early Access, diamo un'occhiata a quali sono. Cataclismo è stato 1 anno e 8 mesi a un buon 91% di recensioni positive. Mi sembra incredibile che sia già 1 anno e 8 mesi dall'uscita di Cataclismo. PubSim 1 anno e 7 mesi ma è sotto le 100 recensioni. Lone Star 1 anno e 2 mesi, 92% positive. Questo gioco, se non erro, voleva essere una specie di Faster Than Light FTL. Avevo anche provato la demo, non era male. Oddio, non voleva essere proprio tutto FTL, era più la parte delle armi di FTL, non la parte della gestione dell'equipaggio. Magari ci do un'occhiata. Medieval Blacksmith è stato 1 anno in Early Access, 85% positive. Synergy 1 anno e 11 mesi, anche questo è un gioco che non mi sembra siano passati 2 anni dal rilascio, e dovrò andare a controllare a un certo punto, perché magari sono sbagliati i miei calcoli. Naturalmente quello che c'è scritto sullo schermo lo sto estraendo da un mio database e magari ho sbagliato a fare i conti. Comunque 83% positive. Synergy, allora, questo era un city builder molto, con uno stile molto particolare, molto francese, diciamo così. Polygeddon Survive è stato in Early Access per solo 2 mesi e non ha raggiunto le 100 recensioni. Questi sono, secondo me, i tipici progetti lanciati e abbastanza falliti, ma non so nulla di più su questo gioco, quindi non mi dilungo sulle valutazioni. Farm Manager World è stato esattamente 1 anno in Early Access, 71% positive. C'è una campagna in corso sul canale e capisco il 7 out of 10, capisco il 71% positive. È un gioco molto bello quando funziona, ma ha molti difetti che sto riscontrando anche nella semplice campagna base. Diciamo, i manageriali di fattorie, di agricoltura e fattorie non sono un genere enorme, e questo è probabilmente tra i migliori titoli, combinando tutta una serie di cose. Però dovrebbero ancora sistemare alcune cose, tipo il ciclo delle colture, che non ha senso. Cioè non ha senso che i lavoratori si mettano a lavorare in pieno inverno perché è finito il ciclo della coltura precedente. Cioè ci vuole
sostanzialmente un calendario. Vabbè, non perdiamoci troppo qui e andiamo al prossimo titolo, che è Throne of Bone, che è stato anche lui un anno e ha preso il 90% di recensioni positive. Heaven Dock addirittura 2 anni con un 86% positive. Questo gioco non ho idea di cosa diavolo sia. Victory at Sea Atlantic War Naval Warfare, 1 anno e 1 mese ma non ha preso le 100 recensioni. Gioco ambientato nella seconda guerra mondiale, battaglia nell'Atlantico, che so essere un tema che piace a molti sul canale. Magari potrei darci di nuovo un'occhiata. Trovate comunque un proviamo della versione in early access. Dovrei riprovare a giocarlo a vedere se c'è materiale per fare una serie. E chiudiamo con Hydroponic Farm and Store Simulator, che è stato 6 mesi in early access e ha preso un buon 85% positive. Anche di questo gioco trovate un proviamo sul canale. È un gioco che personalmente mi diverte un sacco. Sono appunto gli store simulator, appunto, diciamo, hanno tutti quella meccanica che ti tira dentro e ci passi le ore. Devo dire però che non è proprio il tipico gioco che porterei sul canale per farci video, perché la meccanica è estremamente ripetitiva. È un gioco quasi zen e rilassante se lo si gioca per conto proprio, ma farci una serie sarebbe di una noia mortale, secondo me. Va bene, passiamo alla top 10 dei migliori early access dell'anno. Al 10° posto Finnish Cottage Simulator, al 9° Fast Food Simulator, all'8° Critter Cove, al 7° Abiotic Factor, al 6° Rooftop and Alleys The Parkour Game, al 5° Avi Assembly, che avevamo visto nei giochi del mese, quindi questo ci accompagnerà per un altro annetto. Al 4° posto TCG Card Shop Simulator, al 3° Field of Mistria, al 2° Shapes 2 e al 1° Schedule 1. E per finire ecco la lista dei migliori giochi completi. Al 10° posto ritorna in classifica Empire of the Undergrowth. Questo gioco se la sta giocando con Two Point Museum e questo mese è passato avanti lui. Al 9° posto Keep Driving, all'8° Reus 2. Ci trovate un gameplay sul canale di questo gioco in cui si controllano queste enormi bestione divine che vanno in giro. Al 7° SteamWorld Ace 2, al 6° Door Kickers 2 Task Force North, al 5° Galaxy Burger, anche di questo trovate un gameplay nella playlist Proviamo. È naturalmente un simulatore di ristorante ed è ambientato nello stesso mondo di Galaxy Pass Station, altro gioco di cui trovate una serie intera sul canale. 4° posto Distopica, al 3° Thronefall, al 2° Crime Scene Cleaner e al 1° Tactic Breach Wizards. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Ricordo che ho una pagina su Steam dove pubblico tutte le mie recensioni, trovate il link in descrizione. Se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perdere la prossima puntata, che sarà esattamente tra un mese. Alla prossima!